Oggi siamo qui per capire se il microfono dal quale ti sto parlando, ovvero lo Shure SM7B, insieme alla scheda audio che sto utilizzando, ovvero l'SSL2, possono essere il miglior setup per fare un podcast. Scopriamolo insieme. Sul mio canale ho testato diverse volte questo microfono che, come al solito, mi presta il mio super amico Fabio, e che lo ringrazio ovviamente, e grazie a questo microfono appunto posso fare una serie di test. Oggi in questo video voglio farti ascoltare, perché come al solito io non ti voglio dire cosa è meglio, cosa è peggio, ti do il mio feedback, ti do la possibilità di ascoltare in modo tale che tu possa farti la tua opinione. Dunque, in questo momento stai ascoltando il microfono Shure SM7B con la spugna, quella che esce di default, perché ce ne sono due nella confezione, c'è quella bella cicciottona e c'è questa, e sta entrando nella mia SSL2. In questo momento non c'è nessun tipo di effetto applicato a questo microfono. Nella seconda parte del video invece applicherò degli effetti, ma te lo dirò perché lo vedrai in sovraimpressione. Allora, in questo momento il microfono sta entrando, il microfono nella configurazione flat, perché sai che dietro questo microfono c'è una sorta di equalizzazione. Sta entrando flat dentro l'SSL2 e il gain dell'SSL2 è a 9, quindi quasi il massimo. È importante sottolineare questo perché questa scheda audio, l'SSL2, ha una buona spinta in termini di gain, quindi riesce a pilotare questo microfono, che è uno dei microfoni più bisognosi di gain in assoluto, lo riesce a pilotare senza problemi. E siccome l'SSL2 ha un preamplificatore molto silenzioso, ok, quindi ha tanta spinta in termini di gain, il preamplificatore è silenzioso, quindi pur mettendolo a 9 su 10 non introduce rumore di fondo. Quindi riesci a pilotare bene questo microfono e non senti nessun rumore. Se tu stessi usando, o se io stessi usando una scheda audio non buonissima, e su questo canale trovi un video nel quale ho usato questo microfono qui con la Behringer UM2, se non ricordo male, quindi la più economica in assoluto, lì ho dovuto alzare al massimo e non essendo quello un preamplificatore di chissà quale qualità, ovviamente si introduceva un sacco di rumore di fondo. Tante persone per ovviare a questo utilizzano dei mic booster, quindi il Clark Technics, il Cloud Lifter, il Fathead, l'S Dynamite, insomma chi più ne ha più ne metta. Quelli sono dei preamplificatori in grado di aumentare il segnale di questo microfono che di default è bassissimo e portarlo dentro la scheda audio a un volume già più alto in modo tale da non sforzare i preamplificatori della scheda audio. Fattibile, tantissime persone lo usano perché non hanno schede audio in grado di pilotare microfoni come questa. Quindi il mio consiglio è, se vuoi comprare questo microfono, comprati una scheda audio tipo l'SSL2 o la Audient o altre schede audio che hanno un gain abbastanza forte, abbastanza alto, in grado di pilotare questo microfono. Ora, non c'è nessun effetto applicato su la scheda audio, sai, l'SSL2 ha un tasto, si chiama 4K, che ha una sorta di enfatizzazione delle frequenze alte, una sorta di distorsione armonica, qualcosa del genere, che però non mi piace sulla mia voce, ok? Quindi non lo utilizzo. Quindi la scheda è semplicissima. Io amo questa scheda proprio perché è di una semplicità estrema, non ha fronzoli, solo il minimo indispensabile. Come ti dicevo, stai ascoltando la mia voce pulita che entra dentro l'SSL2. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questa configurazione? Credi possa essere un buon punto di partenza? Considera che questo microfono costa 380 euro. La scheda audio, l'SSL2, costa 200 euro. Quindi insieme fanno 580 euro. Non è proprio poco, ma se pensi che hai tutto e potenzialmente questo microfono, questa scheda audio te li tieni per sempre, o comunque per tantissimo tempo, tutto sommato, forse è una spesa che può valere, però ovviamente dipende da te, puoi anche prendere cose molto più economiche e ottenere comunque un buon livello qualitativo. In questa parte del video adesso voglio farti sentire come io equalizzo questo microfono, ok? Quello che a me piace, il suono che mi piace, ok? Quindi in questo momento stai sentendo l'audio processato, quindi c'è un mouth declick per eliminare quei suoni tipo che tutti noi produciamo quando parliamo, c'è un equalizzatore grafico che sto utilizzando e c'è un compressore, ok? Basta. E poi ovviamente, come in tutti i miei video, c'è un plugin della Waves VLM Plus che serve a portare appunto tutto l'audio che senti a meno 14 lufs.
Basta. E in Final Cut Pro X, come al solito, c'è il Voice Isolation, che mi serve per isolare la mia voce dalla ventola di questa lampada gigante, dai rumori che provengono fuori dalla finestra o dalla stanza dei vicini accanto. Problematiche che probabilmente hai anche tu. Cosa ne pensi? Ti piace come suona questo microfono? Ti piace come suona, come l'ho equalizzato, come l'ho effettato questo microfono? Credi che questo microfono qui con questa scheda audio possa essere effettivamente un setup valido per il tuo podcast? Fammelo sapere commentando questo video. Ovviamente, ancora 2 piccole raccomandazioni prima di chiudere questo video. 1. I cavi. Non mi stancherò mai di ripetere che i cavi devono essere di buona qualità. I cavi devono essere di buona qualità. Spesso si tende a comprare cavi super economici su Amazon e sono veramente delle schifezze, perché hanno del rumore di fondo, perché sono più soggetti a interferenze o quant'altro. Compra un cavo buono, per favore. Non dico di comprare i Mogami che costano qualsiasi cifra, pensando che alla fine è semplicemente un cavo, però fanno veramente la differenza, ma compra comunque, non ti dico quelli, ma compra dei cavi decenti, ok? Seconda raccomandazione, il trattamento acustico della stanza. Anche questo è un mantra che ripeto quasi in ogni video. Mi raccomando al trattamento acustico della stanza. Perché? Perché qualunque microfono, qualunque scheda audio, anche super costosa, se utilizzate all'interno di un ambiente non acausticamente trattato, faranno schifo. Suoneranno malissimo, ok? Queste 2 raccomandazioni sono fondamentali, soprattutto la seconda, perché nessuno pensa al trattamento acustico, nessuno. Perché? Perché fai così? Perché? Va bene, basta, questo video è molto breve, volevo soltanto farti sentire appunto come suonava questo microfono con questa scheda audio, perché dal mio punto di vista è un'accoppiata veramente perfetta, veramente perfetta. Costa? Sì, costa, ma il risultato è un risultato assolutamente buono, non solo per iniziare, ma per andare avanti nel tempo, perché non c'è motivo, se ci pensi, di cambiare questa scheda audio e cambiare questo microfono. Una volta che ce l'hai per sempre. Bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video, commenta questo video con tutte le domande che vuoi e io sarò felice di risponderti, e nel frattempo ti auguro buona registrazione e ci vediamo settimana prossima. Ciao! Tante persone per ovviare a questo utilizzano dei mic booster, il clack